Questo è il trattore più grande che abbiamo in azienda. Adesso lo utilizzerò per livellare completamente il terreno di questo campo, quello in cui tra poco semineremo il frumento. Dobbiamo far tutto prima che torni la pioggia, quindi meglio mettersi subito al lavoro. Siamo pronti a iniziare i lavori legati alla semina del frumento. Adesso partiamo, il primo lavoro sarà con l'estirpatore. Questo è tutto il campo che dovremo seminare e non possiamo perdere tanto tempo perché per adesso c'è un bel sole, però le cose potrebbero cambiare rapidamente. Qualche giorno fa siamo venuti ad ararlo, adesso stiamo passando con l'estirpatore, poi con l'erpice rotante e infine arriverà il terzista per seminare. Come potete vedere la terra è ancora bagnata perché nei giorni scorsi ha piovuto, quindi non dobbiamo rischiare che torni un'altra volta la pioggia. Nel più breve tempo possibile cerchiamo di finire di sistemare tutto il campo, così poi potremo seminarlo. Adesso do il cambio a mio padre e inizio a fare io la lavorazione. Tieni di occhio quel specchietto lì, vedi che è rotto? C'è pure lo specchietto rotto del trattore. E ho detto che durante il lavoro devo controllare che non caschi, se no si rompe. Guardate che storto che è. io vado in prima. Tieni conto che quando arrivi in quella terra lì è più dura. Se vedi che non va giù, molalo giù un pelo con quello verde. Non serve andare giù tanto, tanto da dargli una schienadina. C'è mio padre che continua a darmi consigli perché ha paura che faccio male il lavoro. Adesso saliamo sul trattore e iniziamo la lavorazione. Ok ragazzi, si può partire. Speriamo di finire in fretta, che così poi riusciamo a fare tutti quanti i lavori prima che ricominci a piovere. Potete, allora, mi ha detto in prima, qua è alzato il sollevamento, andiamo piano. Ecco qua, sto già facendo una manovra di troppo. Devo un po' regolarmi perché c'è l'estirpatore che è gigante dietro, quindi devo stare molto attento. Abbassiamo e possiamo partire. Potete, ma che roba! Questa mattina mi sono vestito tanto anche con la felpa eccetera, ma c'ho veramente caldo adesso. Guardate che bella che diventa la terra una volta che siamo passati col trattore. Sentite il rombo del trattore. L'estirpatura credo che sia uno dei lavori più semplici da fare, perché appunto bisogna solamente alzare ed abbassare l'attrezzo che c'è dietro e non bisogna stare attenti a molto altro. Invece con l'erpice rotante bisogna ricordarsi di accendere e spegnere la presa di forza. Siamo quasi arrivati in fondo. Ok, mi ha detto di non andare troppo fuori perché altrimenti rischierei di sporcare la strada e non ha senso, tanto alla fine faremo due passate anche ai bordi del campo in fondo. Qui stiamo attenti a non prendere il palo di cemento. Togliamo l'elettricità e l'agriturismo. Ok, riprendiamo subito. Mamma mia che caldo che c'è sul trattore! Mi sono vestito troppo. È già arrivato il momento di togliermi la felpa. Ma c'è il volante che si muove. Non è stato bloccato bene forse. Guarda che roba, si muove tutto. Così è mobile. Adesso l'ho bloccato. Quando ti fermi e poi ricominci la lavorazione fa più fatica. Qua prima ho sbagliato, sono andato troppo all'interno, non sono stato attento. Mi posso pure fermare qua perché come vi dicevo sennò rischio di sporcare la strada. Andiamo avanti. No, l'ho presa troppo stretta, devo stare un po' più largo nelle manovre. C'è caldissimo, mi devo togliere subito la felpa, me l'ero messa molto pesante perché credevo ci fosse freddo, invece c'è veramente caldo. Posso stare in maniche corte e la tuta va bene così. Molto meglio. Adesso riprendiamo il lavoro. Questo è un lavoro anche abbastanza veloce perché, come vi dicevo, dato che l'attrezzo è larghissimo dietro, ci mette veramente poco tempo. Mentre invece con l'aratro noi abbiamo un bivomere, ci mettiamo più di un giorno quasi ad ararlo. Poi dipende quanto tempo si ara durante la giornata. Se c'è qualche contadino americano che sta guardando questo video, mi fate sapere che tipologia di aratro ha lui, perché so che in America di solito hanno aratri molto più grandi rispetto ai nostri. Devo migliorare un po' con le manovre a fine campo perché impiego sempre
troppo tempo a farle. Magari qualcuno di voi ce l'ha già, il trattore che va da solo, che non serve neanche manovrarlo, riconosce la manovra perfetta da fare e la fa in automatico. Potente! Mamma mia, quanto si balla qua sopra, senti che roba! Faccio i salti. Poi anche quello è il motivo per cui stiamo facendo questa lavorazione, proprio per spianare la terra bene. Tra l'altro devo stare attento al finestrino che c'è lì, che ero quasi dimenticato. Adesso vi faccio sentire il rombo del trattore. Super power! In poco tempo ho quasi già lavorato un quarto del campo, incredibile. Torniamo sul trattore e finiamo il lavoro. Quel giorno abbiamo ripreso la lavorazione del campo, continuando con l'estirpatore. L'attrezzo affondava nel terreno, sollevando e smuovendo la terra in profondità, lasciandola più soffice e uniforme. Era un lavoro piuttosto rapido. Il trattore avanzava con un buon ritmo e dietro si vedeva chiaramente la differenza tra la parte ancora compatta e quella già lavorata. In poco tempo il campo ha iniziato a trasformarsi, fila dopo fila, fino a quando siamo riusciti a completare tutta la superficie. Alla fine la terra era ben arieggiata e pronta per la prossima lavorazione, l'erpicatura. È passato qualche giorno, c'è stato un bel sole, quindi la terra si è asciugata bene e adesso possiamo partire per andare a fare il prossimo lavoro. Al trattore infatti abbiamo già collegato l'erpice rotante, che serve proprio per preparare la terra appena prima della semina, che probabilmente faremo durante la giornata di domani. Pronti a partire? Adesso pian pianino si avvicina alla terra, poi abbassa l'attrezzo e successivamente lo accende, perché non è come tipo l'estirpatore. Eccolo! Non è proprio asciutta la terra, Mio padre è sceso un po' di volte per provare a registrarlo meglio, dato che sta facendo diversa fatica, insomma, perché la terra è ancora un po' umida. Però per quest'anno è così, dato che bisogna seminare il prima possibile, siamo costretti a lavorarlo oggi. Molto probabilmente diversi di voi sapranno già a cosa serve questa lavorazione. In pratica rompe tutte le zolle di terra che sono presenti nel campo e lo spiana per bene, proprio pronto per la semina. In questo modo le piante poi dovrebbero crescere meglio. Sì, ma si è fermato un'altra volta. Se andiamo avanti così non finiamo più. È già la quarta volta che scende dal trattore per regolarlo. Vediamo quando sarà contento completamente. Guardate la differenza tra il terreno già lavorato e quello ancora da lavorare. Credo che sia una delle mie lavorazioni preferite. Devo aspettare che mio padre torni indietro e poi finalmente potrò salire io sul trattore. Sono venuto in auto perché ho tutto il materiale qui dietro per registrare il video che state vedendo. Eccolo che sta tornando. Poi oggi pomeriggio o domani mattina mi ha detto che il consorzio agrario porterà tutte le sementi con un camioncino, così sono già pronte quando arriverà il terzista. Infatti non so se lo sapete, ma noi non abbiamo la seminatrice del frumento, abbiamo solamente quella del mais, quindi per fare questo lavoro appunto viene un terzista. Eccolo che è arrivato. Basta, devo salire io adesso. Adesso se ti vede qualche sasso lo smonta e lo metti sopra l'erpice e dopo lo scarichi. Quando ce ne sono un po' li si scaricano. Ok ragazzi, siamo pronti a partire. Cioè guardate, il padre è rimasto lì, è stato lì a aspettare per vedere come vado. Accendiamo. In pratica di questa lavorazione qua devo stare attento a alcune cose principali. La prima è seguire con la ruota la parte già lavorata per evitare di andare troppo all'interno e troppo all'esterno. E un'altra cosa molto importante è ricordarsi di disattivare e attivare questa manopola qua quando si arriva in fondo, che è quella in pratica che serve per accendere l'attrezzo qua dietro, la presa di forza. Ho visto il padre che correva, che veniva in qua, non so cosa stia. Perché corre? Controlla, non lo so. Lo sta guardando. Ma guardate che roba. Deve pure venire a vedere come lavora il trattore. L'ha regolato lui, poi se non lavora bene è colpa sua in casa. Quello là cos'è? Un sasso. Vedete quello lì, per esempio, un'altra cosa da fare è spegnere un attimo qua, mettere in folle
e poi tirare sui sassi che si trovano lungo il percorso, almeno quelli più grossi, altrimenti poi la seminatrice fa più fatica a lavorare. In avanti, potete. Comunque devo dire che questo lavoro qua è molto bello, anche se è un po' più lento rispetto all'estirpatura. Questo qua proprio la spiana per bene, è uno dei miei lavori preferiti. Pensate se avessimo un John Deere o un Fend di quelli grossi, oppure ho visto che hanno appena presentato anche il nuovo trattore di Deutz-Fahr, sarebbe super potente avercelo quello lì, ma forse è troppo grande. Ok, adesso è molto importante stare concentrati perché siamo arrivati in fondo. Bisogna cercare di lavorare più parte possibile del campo. Di là c'è la strada. Ok, più di così non si può. Dai, adesso tirati su. Andiamo in avanti. Mamma mia, faceva fatica a salire con il peso. Torniamo in retromarcia. Allora, la cosa importante sarebbe non pestare mai dove si è già passati. Attenzione al palo lì dietro che non lo tocco. Ok, perfetto. Dato che noi poi faremo anche le testate in fondo al campo, nell'altro senso, anche se ho pestato lì, vabbè, lo stesso. Accendiamo e si va. Super power! Dai che entro oggi pomeriggio dobbiamo finire di lavorare tutto quanto il campo, perché poi, come vi dicevo, domani mattina si semina. Una cosa che manca a questo trattore però è la radio, è proprio ancora di quelli senza niente, ha solo un po' di aria condizionata che non funziona neanche bene, perché se la accendo non fa aria fredda, fa solo aria, tipo ventilatore, una roba del genere. È un po' vecchiotto, però funziona ancora bene. Poi, come sapete, a mio padre piace fare il meccanico, quindi appena c'è un problema di qualsiasi tipo lui si mette lì e con calma cerca di risolverlo. Siamo quasi in fondo, attenzione, adesso qua è un po' più complicato perché ho meno spazio di manovra. Manovra dopo manovra abbiamo continuato a rifinire tutto il campo, lavorando la terra in modo più leggero ma molto preciso. L'attrezzo frantumava le zolle rimaste e spianava la superficie, lasciando dietro di noi un terreno fine, uniforme e ben livellato. È un passaggio fondamentale perché dà al campo quell'ultima sistemata che serve prima della semina. In poco tempo tutta la superficie è diventata morbida e regolare, pronta ad accogliere il lavoro successivo. Sta per arrivare il terzista, ci ha appena chiamato e quindi adesso si può iniziare la semina del frumento vera e propria. Prima di raggiungere il campo però vado a farmi un caffettino veloce. In pratica il nostro compito durante la giornata di oggi è quello di aiutarlo a caricare tutti i sacchi con le sementi all'interno nella seminatrice e in generale aiutarlo se gli serve una mano a fare qualcosa. Eccoci qua vicino al campo che abbiamo lavorato nei giorni scorsi. Adesso il terzista dovrebbe essere addirittura d'arrivo e poi, come vi dicevo, lo aiuteremo a caricare tutti questi sacchi di sementi all'interno della seminatrice. Quanti sacchi sono? 42 sacchi. Sono 42 sacchi di sementi da 30 kg ciascuno, 12 quintali di sementi. Eccolo che sta arrivando. Forse sapete già come funziona una seminatrice. Qui in fondo vengono rilasciati i semi che passano attraverso questi tubi qua alla distanza che si decide là sopra e vengono leggermente interrati per poter permettere alla pianta poi di crescere. Ok, pronti a partire. Ecco, adesso gira, c'è il cardano che si è acceso. In pratica con questa ruota laterale qua poi capisce dove è già passato. Con quella ruota che avete visto prima in pratica fa un solco e questo gli permette quindi di capire dove è già passato per evitare di ripassarci il giro successivo. Adesso molto probabilmente ci saranno i sistemi con il GPS, credo. Questo è quello che si utilizzava una volta, che si utilizza ancora adesso, insomma. All'interno di questa fila quindi è già stato seminato il frumento. Vediamo se riusciamo a trovare qualche semente qua. Ecco, vedete?
cavolo va? Credo che all'inizio faccia il giro intorno, poi invece inizia a seminare all'interno. Devi portarlo avanti il carro. Abbiamo spostato il carro perché qua era veramente in mezzo, insomma bloccava il passaggio delle auto e l'abbiamo messo là. Adesso in pratica il compito è quello di aspettare che finisca di fare il giro avanti e indietro e poi dargli una mano insomma a caricare i sacchi nella seminatrice. Che ne è più? Bisogna alzare questi sacchi qua, metterli qua. Le facevi mia andare però. Adesso sto contando il numero di sacchi per capire quanti ce ne servono per finire il campo. 17 sacchi che naso. Finito, è ripartito. Adesso prima che scenda il sole dobbiamo finire di seminare tutto quanto il campo. Comunque dai, è già a buon punto perché metà lo ha già seminato, manca l'altra metà in pratica. E sono le 3 del pomeriggio. Anche se il sole adesso scende presto, insomma, dovrebbe riuscire a finire tranquillamente. Questi sono tutti i sacchi che abbiamo già svuotato, che erano pieni di sementi, varietà, frumento tenero Giorgione. Come vi dicevo sono 30 kg a sacchetto. Questi invece sono ancora pieni. Sarebbe interessante capire come li fanno questi semi. Siamo alla fine del campo ormai, manca solamente qualche fila da seminare. Il passaggio intorno al campo l'avevo già fatto all'inizio, quindi in pratica quella in fondo è già stata fatta. Il problema è che c'è solamente un sacchetto di sementi rimasto e quindi dobbiamo sperare di riuscire a finire, che bastino per queste ultime file. Adesso si trova lì e manca solo questa parte di campo qua. Andiamo a controllare quanto ne è rimasto. Quanto ne manca? Ormai è finito. E per sicurezza allora mettiamo anche l'ultimo sacchetto, che siamo sicuri di finire. Bene, è versato anche l'ultimo sacchetto. Adesso questo dovrebbe bastare per finire. Mi ha detto mio padre che il consorzio doveva portare solamente 40 sacchetti, come erano d'accordo, però lui per sicurezza, dato che gli altri anni c'era già successo tante altre volte che mancavano dei sacchetti e poi doveva andare a comprarli all'ultimo momento, abbiamo deciso di farcene portare 2 in più, che sono quelli che per fortuna insomma abbiamo utilizzato alla fine. Probabilmente ne avanzerà un po' dell'ultimo sacchetto che abbiamo appena messo dentro. Il resto delle sementi, che saranno poche, comunque quelle in più, le va a mettere. C'è un punto dove c'è la terra un po' più difficile, ecco, da seminare, e quindi li semina lì in modo che siamo più sicuri che nasca il frumento anche in quelle zone di terra un po' più difficili. Campo completamente seminato. Qui in fondo vi lascio anche il video di quando abbiamo raccolto il frumento quest'anno, dove tra l'altro ho provato anche a guidare la Miti Trebbia, e noi ci vediamo nella prossima puntata. Ciao a tutti!